70 anni dalla fondazione della NATO e a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, sta per uscire nelle librerie di tutta Italia il nuovo saggio di Giulietto Chiesa, con un titolo direi strano. Il libro è intitolato Chi ha costruito il muro di Berlino? Con un punto di domanda. Giulietto, questo punto di domanda non ti pare un po' malizioso? E perché proprio ora l'uscita di questo libro? Forse vuoi mettere in discussione il fatto che i russi cattivi abbiano effettivamente costruito il muro? In un certo senso sì. Il punto interrogativo serve per dire che la versione che tutti conoscono o che tutti credono di conoscere, in realtà non la conoscono affatto, non è vera. Sì, questo vuol dire il punto interrogativo. Quella versione non è vera e si potrebbe dire, nel libro io lo documento, non lo racconto, non sono mie opinioni, sono tutte citazioni da documenti, si può dire che quella versione è una versione che ha influenzato in modo molto forte tutta la storia successiva, perfino ai giorni nostri, perfino tutto il processo di costruzione dell'Europa è stato costruito sulla base di una sostanziale menzogna, di un inganno perpetrato ai danni dei popoli europei che non l'hanno conosciuto. Inganno proprio perché non lo hanno conosciuto. Quindi il libro a questo serve a rimettere la storia sui binari giusti. Tu accusi l'Occidente di avere cambiato le carte in tavola. Cosa è successo in realtà? È successo di tutto, è successo che prima che la guerra finisse le potenze che la stavano conducendo, perché Yalta è avvenuta quando ancora era in corso la guerra, non dimentichiamo questo dettaglio, si riunirono Churchill, Stalin e Roosevelt a Yalta per l'appunto e discussero che facciamo della Germania quando avremo vinto, perché oramai era già chiaro che le sorti della guerra erano state rovesciate. Anzi, era chiaro perché i russi avevano rovesciato le sorti della guerra. C'era stata Stalingrado, la prima colossale sconfitta tedesca, aveva cambiato l'intero corso della guerra. Quindi, a quel punto, la guerra era vinta. I tre capi delle tre potenze che avevano combattuto questa guerra contro i nazisti si incontravano per decidere il futuro. Ma c'era una situazione specifica ed era che Roosevelt, che era un uomo di grande intelligenza e che aveva delle idee per certi aspetti perfino vicine al socialismo, aveva nei confronti di Stalin un misto di rispetto, di ammirazione e si fidava. Quindi il corso degli incontri di Yalta fu un corso speciale in cui ci sono molti casi, si sono verificati proprio molti casi in quei pochi giorni in cui si sono visti i tre capi, in cui Stalin e Roosevelt erano più d'accordo tra di loro che non Roosevelt e Churchill. Cioè lo schieramento non era tanto Occidente contro Russia, era in realtà uno schieramento interno all'Occidente, tant'è vero che nel libro lo spiego molto ampiamente. In quegli anni, cioè quando la guerra è già conclusa o si sta per concludere, appare evidente che l'America diventerà il vero dominus del pianeta e l'Inghilterra non lo sarà più. Cioè l'Inghilterra sta perdendo in quel momento il ruolo di potenza imperiale a vantaggio degli Stati Uniti. Quindi di fatto non è assurdo il fatto che Roosevelt e Stalin su molte questioni sono d'accordo, più d'accordo che con Churchill. Quindi a Yalta c'è un'intesa vera, perché Roosevelt è colui che tiene in piedi l'accordo con Stalin. Poi all'improvviso Roosevelt morì. E in un paio d'ore subentrò Truman. Appunto, Roosevelt muore all'improvviso, subito dopo, come tu dici giustamente, anzi dopo un'ora che era morto già avevano eletto in estrema urgenza
Le circostanze lo spiegano, perché era ancora in corso praticamente la guerra, cioè c'erano ancora addirittura certi combattimenti in zone della Germania, non era tutto risolto. Molti problemi erano addirittura ancora da affrontare, come si doveva denazificare la Russia, per esempio la Germania, che cosa fare di un intero paese che era praticamente tutto nazista. E quindi insomma, il problema era un grande paese che aveva un esercito straordinariamente potente, distrutto ma potente, che aveva una cultura del tutto aggressiva, e quindi bisognava rieducarlo, per esempio. C'era il problema di rieducarlo, c'era il problema di che fare della Germania all'interno dell'Europa dopo questa guerra, perché la Germania si era messa contro tutti. Quindi insomma era un grande momento in cui le personalità giocavano un ruolo. Il venire meno di Roosevelt è stato un cambio reale di situazione. Truman era un'altra cosa, veniva da un'altra esperienza, aveva altri uomini attorno a sé, quindi, e non aveva nessuna simpatia verso la Russia, nessuna simpatia. Quindi, per essere breve, da Yalta a Potsdam, Berlino-Potsdam, fu la conferenza subito dopo la vittoria. È un cambio completo, perché... La vittoria di chi? La vittoria dei russi. Il problema, noi tutti, non so, la gran parte della gente, come abbiamo verificato già con i nostri sondaggi di Pandora TV, pensa che la guerra l'hanno vinta gli americani. Perché? Come mai la gente pensa che la guerra l'hanno vinta gli americani? Già, una bella domanda, perché non è vero, perché la seconda guerra mondiale è stata vinta dai sovietici. Pochi sanno che Berlino è caduta un mese prima che arrivassero le truppe americane dopo lo sbarco in Normandia, più di un mese. Perché Stalin si è fermato a Berlino? Poteva andare oltre. In quel mese poteva andare fino a Parigi, avrebbe conquistato tutta l'Europa. Come mai Stalin si è fermato? Perché c'era un accordo. L'accordo siglato a Yalta diceva che la Germania sarebbe stata amministrata tutti insieme dalle tre potenze, Stati Uniti, Russia e Gran Bretagna. Poi aggiunsero dopo la Francia, che in realtà era un paese sconfitto, ma è stato elevato, diciamo così, a vincitore. Quindi sono diventate le quattro potenze. Ma l'accordo era che si discuteva insieme di tutte le questioni. Tra l'altro ti voglio dire una cosa, quando mi sono messo a scrivere il libro, sono andato a cercare dove si potevano trovare i documenti, volevo vedere gli accordi di Potsdam, volevo leggerli uno per uno, non si trovavano da nessuna parte, neanche su Wikipedia. Poi sono andato a Mosca, mi sono fatto dare i documenti dei russi, li ho trovati, ci sono, ma neanche nelle biblioteche russe è facile trovarli. Strano, è vero? Eppure è un punto cruciale. Quei documenti contengono delle verità straordinarie. In Italia hai trovato qualcosa? In Italia non ho trovato quasi niente, 2 o 3 libri, ma quasi nessuno ha pubblicato proprio gli atti veri e propri. E quindi bisogna leggere gli articoli, articolo 1, articolo 2, articolo 3, e cominci a vedere che come si erano messi d'accordo per una cosa a Potsdam, e dopo qualche mese improvvisamente tutti questi accordi vengono cancellati. Che succede? Ecco, questa è la prima domanda. Come mai improvvisamente, con la caduta, con la morte di Roosevelt e l'arrivo di Truman, la situazione cambia psicologicamente in modo radicale? Aggiungo un'altra cosa importante che nel libro racconto dettagliatamente. Subito dopo la vittoria, in America, la corrente prevalente, la corrente prevalente era quella dominata dagli ebrei americani, i quali volevano la vendetta contro i tedeschi. Il piano Morgenthau era un piano scritto, anche questo, ci sono i documenti, era un piano che era destinato a trasformare la Germania, come poi disse in quei mesi lo stesso Goebbels, vogliono trasformare la Germania in un campo di patate. Doveva essere deindustrializzata totalmente, doveva esserle impedito qualunque capacità industriale di rimettere in piedi un esercito, doveva essere punita.
e fu punita, perché si dice che ci siano stati 6 o 7 milioni di morti, tedeschi, non ebrei. Gli ebrei erano già stati uccisi prima. Quando si trattò di far ritornare tutti i tedeschi che erano stati nelle zone occupate dall'espansione hitleriana, erano 10 milioni di persone che furono lasciate a se stesse, furono costrette a attraversare l'Europa distrutta, senza mangiare, senza mezzi di trasporto. Fu una carneficina, morirono a centinaia di migliaia. Cioè l'Occidente ha provocato, e insieme alla Russia, intendiamoci, quando la sconfitta è stata sancita, è stato un massacro di tedeschi che dovevano essere puniti. Morgenthau, che era un ebreo ed era un ministro importante dell'amministrazione americana di quel momento, con Roosevelt, la sua tesi era che noi dobbiamo spezzare questo paese, dobbiamo annichilirlo. Quello che ha fatto è imperdonabile. E perfino però il piano Morgenthau è stato cancellato. Nello spazio praticamente di qualche mese il piano Morgenthau è stato cancellato ed è accaduta una cosa che ha rovesciato completamente il quadro della situazione, e cioè nel centro dirigente degli Stati Uniti hanno fatto i loro calcoli, e i loro calcoli ridotti all'essenziale sono questi. Noi abbiamo, parlo come se fossi un americano, li capisco, è molto comprensibile, noi abbiamo un immenso credito nei confronti dell'Europa. Tutti i paesi europei, quelli che sono arrivati in piedi, ci sono debitori. Il capitale americano è ridondante. L'industria americana è al massimo della sua produzione, al massimo. C'era tutta la pressione per costruire la guerra, tutta fatta dagli americani, i quali non avevano avuto nessuna distruzione. La guerra è stata fatta tutta in Europa, mica in America. E quindi gli americani uscivano dalla guerra pieni di soldi, letteralmente, straripanti di denaro, con un grande credito e con le industrie a piena funzione. Bisognava trovare una soluzione per evitare che l'America precipitasse in una tremenda depressione. Se non riusciva a investire questi capitali, a metterli in movimento, e se non riusciva a far funzionare le industrie americane, di tutta l'industria americana, come avrebbe potuto mantenere l'occupazione ai livelli in cui fu negli anni 47, 48, 49, 50, 51, eccetera, eccetera? L'America pensò, c'è solo un modo, l'America insieme all'Inghilterra, tra l'altro, l'America pensò, c'è solo un modo, bisogna costruirla, coi soldi americani costruiamo la Germania occidentale. E fu rotto il patto. Il patto era che le 4 potenze avrebbero tutte gestito insieme quello che sarebbe accaduto dopo la fine della guerra, e invece l'Occidente, l'America, decise che si doveva fare la Germania occidentale contro la Russia. E cambiarono anche la moneta in Germania. Esatto, questo è un punto di cui nessuno naturalmente parla, e qui si comincia ad arrivare alla perché ci hanno raccontato molte bugie. Certo, si sa, ma come è avvenuto il fatto che d'un colpo, d'emblée, l'America introduce un nuovo barco insieme al processo già avanzato di costruzione della Costituzione della Repubblica Federale di Germania? L'America, con 6 mesi di anticipo, comincia a stampare i nuovi barchi, senza dire niente ai russi, silenzio. E li stampa Washington? Li stampa negli Stati Uniti e li porta con le navi, e rivalutano se no adesso non ricordo esattamente la percentuale, 4,70%, qualcosa del genere, cioè il marco tedesco viene rivalutato in Occidente di 4-5 volte, che è come dire che se noi prendiamo Milano, no? Metà Milano è in mano russa, l'altra metà è in mano francese, britannica e americana, e improvvisamente dalla metà in mano all'Occidente i salari aumentano di 5 volte. Che cosa succede? Come reagirono i sovietici? Come reagirono? I sovietici, adesso veniamo al punto interrogativo. Come potevano fare i sovietici? Cosa poteva fare Stalin, che era a capo della potenza sovietica del momento, che aveva vinto la guerra, lui?
cosa poteva fare? Non aveva nessuno strumento per reagire a questa situazione. Cioè da Berlino Est, se non sbaglio, nell'ultimo anno prima della costruzione del muro di Berlino sono scappati 200.000 persone. Nello spazio di quel 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, 2 milioni di persone si sono trasferiti dall'est all'ovest, e questi 2 milioni non erano qualunque milioni, erano i medici, erano gli ingegneri, erano i funzionari dello Stato, tra l'altro Stato tedesco, cioè gente capace, non è che erano dei confusionari, era gente che sapeva fare il mestiere. Improvvisamente un'intera città, un'intera popolazione si trasferisce dove guadagna di più, ma c'è di peggio, ed era che della parte socialista più povera, perché la Russia, avendo avuto la guerra in casa, avendo avuto distrutto tutto, era impegnata, e quel poco che non era stato distrutto era stato trasferito in Siberia, nell'estremo oriente, a nord, perché i tedeschi non ci arrivassero. La Russia era nella situazione di avere tutto distrutto nella parte dove c'è stata la guerra, di dover trasferire tutti i suoi impianti nuovamente nella parte occidentale, non aveva capitali, doveva costruire se stessa e doveva costruire anche i paesi che aveva conquistato, cioè la Polonia, la Romania, l'Ungheria, la Cecoslovacchia allora, eccetera, eccetera. Quindi la Russia era in una situazione di un paese totalmente disastrato, vincitore, orgoglioso della vittoria, ma con 20 milioni di morti e con questo po' di problemi. Dove erano i capitali? Non c'erano i capitali, la Russia non aveva nessun capitale, non poteva contrastare una cosa fatta a suo danno, con insufflando capitali che non c'erano. Non aveva strumenti. Stalin si trovò con le spalle al muro e non poté reagire. Aggiungo, potete immaginare che cosa succedeva? Nella parte est c'era il razionamento praticamente, e quindi il razionamento era fatto alla sovietica. Come poteva farlo? Lo facevano come sapevano farlo. Alla sovietica vuol dire che i prezzi di generi alimentari erano bassissimi. Se tu aumenti di 5 volte i salari e il valore della moneta all'ovest, esattamente tutti quelli che sono all'ovest dove vanno a comprare la verdura, il pane, la carne, vanno all'est perché la pagano 5 volte di meno. Ovvio, no? In una situazione del genere cosa fai? Arriviamo al punto interrogativo che io ho messo. Che cosa poteva fare Stalin in questa situazione? Niente. A un certo punto Stalin dice: devo fermare questa cosa, devo fermare questa emorragia, se no mi arrendo. Cioè l'alternativa era arrendersi, andarsene. Ma tu c'avevi più di metà della Germania, cioè non c'era solo Berlino, c'era tutta la Germania dell'Est, che era la Germania che era all'est ed era nelle mani dei sovietici. Ed è questo il motivo per cui Stalin pensò di fare il muro? Beh, sostanzialmente sì, non c'era altra soluzione. Prima ci furono una serie di scontri molto violenti, diplomatici, in cui i russi dissero: ma voi state cambiando tutte le carte in tavola, e a un certo punto venne interrotta il quadripartito dove si prendevano le decisioni, venne interrotto, perché non c'era più niente da fare. E allora a questo punto fu presa la decisione di impedire l'emorragia. Anche qui nel libro io seguo la cronologia dei fatti, dalla quale emerge in modo assolutamente incontrovertibile che l'operazione di rompere i patti è stata fatta dall'Occidente. Primo. Secondo, che Stalin non poteva reagire. Terzo, che la Repubblica Federale Tedesca è stata costruita prima della Repubblica Democratica Tedesca, quindi la Repubblica Democratica Tedesca fu una reazione. Non fu la scelta dei russi di occupare la Germania, fu una reazione al fatto che l'Occidente aveva rovesciato le carte. Una reazione difensiva. Difensiva, assolutamente difensiva. I russi continuano a difendersi come fecero anche nel passato. Ovviamente. E l'altra cosa era che Berlino diventava un simbolo dello scontro tra i due sistemi. Così è stato vissuto dall'opinione pubblica dell'Occidente, la quale era tenuta all'oscuro della diversità in cui si trovavano i due sistemi. Quindi era stato da un lato un effetto della guerra, ma anche veniva presentato ai pubblici occidentali, e gli italiani se lo ricordano benissimo, perché nel 1948 vinse la Democrazia Cristiana con i soldi degli americani e con il vantaggio propagandistico dell'America.
molto semplice, la gente andava, io ero nato da poco, ma mi ricordo i racconti, la gente pensa ai chewing gum americani, le sigarette americane, tutto ciò, diciamo, le scatolette di carne americana, quando nessuno aveva niente, erano gli aiuti dell'ERP, European Program of Recovery, qualcosa del genere, che furono il grande elemento propagandistico, cioè l'Occidente apparve come il vincitore, la Russia apparve come, diciamo così, un paese violento che limitava le libertà e che impediva alla gente di essere libera. Questo. Così veniva descritto, così viene descritto tuttora, si dice che lo spirito russo è uno spirito barbaro e quindi bisogna stare attenti. Ah sì, sì, tu qui citi indirettamente quello che fu uno dei momenti cruciali, politicamente parlando, e cioè il cosiddetto lungo telegramma di George Kennan, perché è passato alla storia. Pensa che un telegramma di lui non era letteralmente un ambasciatore, era un alto funzionario con funzioni plenipotenziarie, cioè il vero cervello dell'ambasciata americana a Mosca, il quale di fronte alla situazione che si stava delineando, siccome era uno molto intelligente e anche un profondo conoscitore della Russia a suo modo, lui decise che doveva dare il là ideologico, doveva spiegare all'Occidente perché bisognava trattare la Russia in questo modo. E lui scrisse un libro, 8.000 parole, un vero saggio sulla Russia, in cui spiegò sostanzialmente delle cose molto importanti, viste dal punto di vista storico. Bisogna dargli atto che era uno, diciamo così, consapevole della sua intelligenza e nello stesso tempo un buon dirigente del suo paese, perché aveva dato delle indicazioni giuste. Cioè lui aveva detto, esattamente come ho raccontato adesso, la Russia esce dalla guerra distrutta, è molto improbabile che noi dobbiamo temere la Russia. Dobbiamo sapere che la Russia non ci attaccherà per un periodo di tempo. Quindi stiamo tranquilli, facciamo quello che riteniamo utile per noi. Però non ci sarà guerra, dalla Russia non verrà la guerra. E invece Churchill, per altre ragioni, e cercò di premere moltissimo su Truman perché si riprendesse la guerra. E ci sono, cito nel libro, molti documenti che dimostrano che l'America stava preparando la guerra. Gli stati maggiori americani preparavano la guerra, cioè una delle soluzioni possibili era la prosecuzione immediata della guerra per stroncare la Russia, utilizzando la sua debolezza, prendendola per la gola. Il muro, se vogliamo dirla, è stato un prendere per la gola la Russia, che non poteva difendersi in quel momento. Non aveva la forza per difendersi, aveva la forza militare, ma non avrebbe potuto reggere a un ulteriore attacco dopo quello subito dalle truppe naziste. Quindi lui disse, no, Kennan scrisse, non c'è pericolo di guerra da parte della Russia, la Russia non ci attaccherà, possiamo fare quello che riteniamo opportuno per noi, per il nostro interesse, punto. E invece l'operazione fu una grande operazione, diciamo, oggi useremmo il termine di guerra ibrida. Non fu un'operazione bellica, infatti non ci fu la guerra dopo. Ci fu la guerra fredda però. Ma ci fu la guerra fredda, la guerra fredda nasce esattamente in quei giorni ed è funzionale a tenere sotto tiro permanente la Russia, cioè a mettere in condizioni di debolezza permanente l'avversario dell'Occidente. Giulietto, una domanda un po' particolare. Allen Dulles, che nel 1953 diventò il capo della CIA, chi era? Mi pare che tu ne parli in questo libro. Allen Dulles è quello che ha trasferito, faccio uno dei tanti esempi, 20.000 scienziati, dirigenti, militari, nazisti, con le loro famiglie negli Stati Uniti, in silenzio, con un'operazione segreta, che fu definita l'operazione Graffette, poi spiego perché, che servì agli Stati Uniti di
utilizzare il massimo della scienza nazista, che venne, come dire, importata dagli Stati Uniti, ma non solo per costruire i razzi, le bombe e tutto ciò che il nazismo aveva preparato per la conquista del mondo. No, fu molto di più. Servì agli Stati Uniti per costruire i loro servizi segreti. La CIA non era ancora nata nel 43-44, è nata dopo ed è nata con gli uomini che Allen Dulles aveva portato dalla Germania negli Stati Uniti. Werner von Braun, il padre della missilistica americana, era un tedesco che portò, nazista, era un tedesco e un nazista che portò negli Stati Uniti la ricchezza dell'industria e dell'intelligenza nazista. Gran parte dei quadri militari che furono utilizzati per creare l'apparato militare della NATO, ecco un'altra cosa, la NATO nasce esattamente nel contesto in cui io racconto il libro, nasce la NATO come alleanza di tutte le forze militari dell'Occidente, non dico all'insaputa perché i russi lo sapevano, ma non potevano farci niente di nuovo, come impedisci? Quindi hanno deciso di fare un altro esercito, l'esercito degli alleati, costruiscono la NATO e la presentano come un fatto compiuto. La Russia si trova di fronte a un'alleanza militare che prima non c'era. Allora, per costruire la NATO, che cosa si fa? Si prendono i quadri nazisti e tutti i comandanti principali delle forze NATO alla loro nascita, e naturalmente, come si può immaginare, anche nella costruzione della Wehrmacht post bellica, tutti i quadri principali sono nazisti. Io riporto nel libro una citazione di un dibattito parlamentare nel Parlamento della Repubblica Federale di Germania, che era in quel momento guidata da un governo a capo del quale c'era Konrad Adenauer, il creatore della Germania occidentale, in cui un deputato socialista gli dice: ma voi state usando tutti i quadri nazisti a tutti i livelli. E invece c'era scritto negli accordi di Potsdam, ritorno al punto di prima, lì c'era scritto che tutta la struttura burocratica, tecnica, industriale era da smantellare completamente, a cominciare dagli uomini che l'avevano costruita. C'erano più di 2000 imprenditori tedeschi che erano nazisti dichiarati, che erano stati dichiarati fuorilegge dai vincitori a Potsdam. Improvvisamente, allora cosa risponde Adenauer? Dice: sì, stiamo utilizzando i quadri nazisti, cosa avremmo potuto fare diversamente? La Germania era questo, dovevamo farlo, era utile farlo, e smettiamola di continuare a tirare fuori questi discorsi, perché non c'è alternativa. Quindi nei documenti ufficiali dell'epoca si sapeva benissimo che stavano utilizzando i nazisti, e i nazisti furono utilizzati dagli americani. Quindi la NATO è nata come una struttura modellata dai nazisti. I servizi segreti occidentali, la CIA, nascono come una struttura modellata dai nazisti. Cioè gli americani avevano preso tutti i quadri che nei servizi segreti della Gestapo, delle SS, eccetera, eccetera, si erano occupati di Russia. Cioè quindi pigliano dagli archivi tutto ciò che serviva loro per tenere sotto controllo i segreti che avevano scoperto i nazisti e usarli. La CIA è quindi un prodotto dell'emigrazione nazista in Germania. Citi Adolf Hensinger, che era il capo di Stato Maggiore di Hitler. Sì signora, ma numerosi, è uno dei 20-30 nomi importanti che io cito nel libro. No, perché lui è finito come membro della presidenza del comitato militare della NATO. Sì. Esattamente, ci sono nomi, cognomi, indirizzi che io ho ricavato non certo da Wikipedia, perché quei nomi lì non ci sono su Wikipedia. Lo sai dove ho trovato? Questa è una cosa che voglio raccontare ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori. Io ho scritto questo libro perché
mentre pensavo che nel 2019 ci sarebbero state grandi celebrazioni per la caduta, il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, mi viene in mente che quando io diventai comunista, era l'anno 1960, ero un giovane comunista, molto convinto, e cominciai a leggere i materiali che produceva il Partito Comunista dell'epoca. E tra questi materiali me lo ricordo benissimo perché mi interessò moltissimo, fui perfino stupito di vedere un librettino così di 70 pagine, 60 pagine, che era intitolato Anno 1960, dedicato alla politica del Partito Comunista verso la Repubblica Democratica Tedesca. Cioè, 2 anni prima, 1 anno e mezzo prima dell'innalzamento del muro di Berlino. E faceva la storia che io ti ho raccontato adesso, con molta precisione di dettaglio, moltissimi. E io l'avevo letto allora ed ero rimasto stupito, perché io diventavo comunista, ma improvvisamente scoprivo che i comunisti avevano un sacco di cose da dire. Cioè formavano i loro quadri con questi librettini che un sacco di questi comunisti si leggeva, io uno di quelli. E poi pensai, ma questo è stato a dicembre del 2018, o novembre-dicembre del 2018, e io mi dissi, chissà dove è andata a finire quel libretto, con tutte quelle notizie che c'erano là dentro, era una vera miniera, no? Ma non sapevo dove trovarlo, ho cercato nei miei archivi, non l'ho trovato, troppi traslochi, diciamo, ho fatto nella mia vita, e quindi non sapevo dove. Poi a un certo punto mi è venuto in mente, magari, chissà, qualcuno ha tenuto da parte i documenti propagandistici dell'allora Partito Comunista, e andai dove? A provare, all'Istituto Gramsci. E all'Istituto Gramsci l'ho trovato, ho trovato quell'opuscolo, e devo dire che una parte rilevante delle cose che sono messe in questo libro le ho ricavate da lì. Tutte le citazioni testuali, tutti i nomi che ho ricavato, li ho presi da lì, poi sono andato a verificare altrove e ho trovato le conferme, ma la sostanza era che quel libro era uno straordinario ritratto del periodo immediatamente precedente l'innalzamento del muro di Berlino. Era il quadro di quel momento in cui tutto, diciamo, lo schieramento sovietico era sulla difensiva, niente da fare. Tu hai vissuto la caduta del muro di Berlino da Mosca, perché vivevi lì. Sì. Che ricordi hai? In realtà, quando è proprio caduto il muro di Berlino, ero a Washington. Ero fellow del Wilson Center, che si chiamava, guarda la storia come gira, Kennan Institute, Istituto Kennan per studi sovietici avanzati. Questo era il nome. E io ero lì a fare un libro, scrivevo un libro dal titolo Passaggio alla democrazia in Russia. Questo era il motivo per cui ero andato lì, con una borsa di studio dell'Istituto Kennan, e vissi il trionfo dell'Occidente in casa dell'Occidente. Tutta la stampa americana, tutte le televisioni erano piene di una grande, io lo definirei, respiro di sollievo. La parola giusta è, fu un grande, in Occidente, respiro di sollievo. Finalmente li abbiamo distrutti. Perché l'America, nonostante tutti questi anni di guerra fredda, fino al 1980, aveva continuato ad avere il terrore dell'Unione Sovietica. Pur essendo più potente, pur essendo più, come dire, tecnicamente sicuramente lo era, industrialmente sicuramente lo era, dominava anche la diplomazia, cioè aveva in mano tutti i gruppi dirigenti dell'Occidente, però non era riuscita ancora fino a quel momento a essere sicura di avere, come dire, conquistato i cervelli. Li ha conquistati, in realtà li conquistò, ma fino al momento rivelatore del 1989 nessuno era convinto, perché c'era sempre dietro la potenza enorme delle armi nucleari. Questo è uno dei grandi punti che nel libro affronto, perché fino a quel momento
Tutte le debolezze dell'Unione Sovietica erano compensate in pieno dal fatto che l'Unione Sovietica era in condizione di distruggere l'America esattamente come l'America era in condizione di distruggere l'Unione Sovietica. Pari, la parità nucleare, MAD, Mutual Assured Destruction, distruzione reciproca assicurata. O pazzo. Oppure pazzo, perché MAD vuol dire pazzo in inglese, giustamente. Quindi l'ho vista così e mi sono reso conto che due cose. La prima è che l'Occidente era davvero impaurito fino al 1989. La seconda era che aveva ragione di essere impaurito, perché la Russia è un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Non si spiega nulla dell'Unione Sovietica se non si capisce che la Russia è un'altra cosa rispetto a noi. Altri uomini, altra mentalità, altra storia, altri valori. Vedi, per esempio, uno dei capitoli del libro che sto ancora scrivendo adesso è che la Russia si trovò in una situazione perfino più difficile di quella che finora ti ho raccontato, perché quando ci fu il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, tra l'altro questo avvenne esattamente nei mesi, se non sbaglio, anzi no, non sbaglio per niente, nei mesi in cui era in corso la conferenza di Potsdam. E durante una di queste riunioni Truman, con l'aria nonchalance, dice a Stalin e a Churchill: abbiamo sperimentato, era la notizia di Alamogordo nel luglio di quell'anno, lui disse: abbiamo sperimentato una nuova arma che non ha nulla a che vedere con le armi fino ad ora utilizzate. Non gli disse, non usò né la parola atomico né nucleare, disse una nuova arma. E Stalin, che stava a sentire, non reagì. Poi ci sono dei documenti russi, emerge che ci furono dei colloqui molto ravvicinati immediatamente dopo, tra Molotov e Stalin, in cui loro presero atto. Questo ci ha detto una cosa importantissima, era luglio di quell'anno, cosa significa? E loro capirono che l'America aveva un'arma a cui la Russia non era in grado di rispondere. Questo è un cambio completo di rapporti di forza. In 4 anni praticamente la Russia riesce a costruire la prima bomba atomica. Questa fu un'impresa assolutamente fantastica. Io nel libro dico soltanto i punti essenziali, ma ragazzi, tenete presente che l'America stava sperimentando da 5 anni ormai con il famoso progetto Manhattan, in cui aveva anche lì aveva preso tutti gli scienziati italiani fermi e tutti gli altri che stavano con lui, furono portati negli Stati Uniti e lì costruirono una bomba con i soldi americani. Chi avrebbe potuto farlo? Nessuno avrebbe potuto farlo. E quindi l'America già stava sperimentando l'arma, usando anche gli scienziati tedeschi naturalmente, che avevano già fatto ricerche in questo campo. La Russia non aveva fatto nulla. Emerge che sì, c'era stato qualche scienziato russo nel 32, 33, 34 che aveva pensato, ma non c'era stato nessun lancio industriale per fare una bomba atomica, come si è scoperto poi. Ci voleva un immenso impegno e finanziario e economico e industriale e organizzativo di un paese che era, ripeto, distrutto dalla guerra. Distrutto, tra l'altro i primi laboratori non furono a Mosca e San Pietroburgo, ma furono a Kazan, furono all'est e a nord. Quindi fu un'impresa di dimensioni impressionanti, ma Stalin, con ritardo, capì che o noi ci dotiamo di un'arma equivalente o saremo sconfitti, ma saremo sconfitti militarmente, saremo battuti, a un certo punto ci faranno fuori. E quindi il capo di questo progetto, lo spiego dettagliatamente, era Lavrentij Beria, che era un pazzo criminale,
malato tra l'altro intellettualmente, aveva dei problemi, diciamo, di squilibrio, però era un formidabile organizzatore e si mise lui alla testa del progetto, e qui il progetto fu realizzato in base alle regole non di mercato, diciamo così. C'è una bellissima, in Russia hanno pubblicato numerosi libri, decine di libri su questo, perché a un certo punto Stalin disse a Beria, noi, questa frase sembra che sia stata proprio pronunciata così com'è, disse, noi dobbiamo avere questa bomba, perché se non abbiamo questa bomba sarà la fine del socialismo, e per fare questa bomba noi dobbiamo decidere che qualunque necessità si presentasse dovrà essere soddisfatta a tutti i costi, a tutti i costi. Quindi venne dato a Beria praticamente il potere assoluto. Si riunivano in continuazione un gruppo di scienziati che furono costruiti, poi dopo successivamente Sakharov diventò parte del progetto della bomba H, diciamo, un po' più tardi. Però il gruppo era capitanato da Kurchatov e altri, Ioffe e altri scienziati. Loro si riunivano praticamente a ritmo, cioè ogni giorno, facevano il piano, occorrevano 8 uomini per costruire il reattore primigenio, non avevano reattori, dovevano purificare, cioè raffinare l'uranio, inventarono i metodi a ritmo forzato, ma gli servivano uomini per costruire, e quindi pigliavano uomini, intere squadre, tra i prigionieri per esempio, usarono i prigionieri di guerra, usarono i prigionieri nelle carceri, nei campi di concentramento, eccetera, eccetera, per accelerare. Cioè praticamente Beria diventò, negli anni che hanno preceduto il 47, 48, 49, diventò uno che aveva a disposizione qualunque cosa chiedesse. Qualunque, uomini, materiali, soldi, tutto, gli veniva dato tutto. In più c'è stata la grande componente su questo, però su questo nel libro non posso raccontare tutto perché è una storia straordinaria, appassionante, che una parte di queste scoperte furono, diciamo così, ricavate dai dispacci delle spie. Cioè la Russia aveva spie da tutte le parti, a Londra, nello stesso progetto Manhattan c'erano gli uomini che davano informazioni e arrivarono documenti preziosissimi che uno non li avrebbe capiti, ma questi qui avevano ricevuto l'indicazione, andate lì, cercate lì, fateci arrivare questi documenti, e funzionò, perché una serie di, diciamo, di momenti, di scalini di questo processo della costruzione della bomba non c'erano, non li avevano i russi, neanche gli scienziati russi. Quindi mettendo insieme quello che stavano facendo sul terreno loro, industrialmente inventandosi, diciamo così, la costruzione della bomba, mettendo insieme quello che avevano scoperto quelli del gruppo dell'operazione Manhattan, riuscirono a far quagliare, e nel 49 come si chiama, a Semipalatinsk, Kazakhstan, allora era Kazakhstan, esplode la prima bomba atomica sovietica, e quello fu il rovesciamento del fronte. In quel momento gli Stati Uniti capiscono che la Russia ha fatto un balzo tecnologico in avanti che le consentirà presto di pareggiare il conto. Eppure il socialismo fu sconfitto comunque. Eppure il socialismo fu sconfitto perché gli americani impararono più velocemente di tutti a come si conquistano i cervelli della gente. E quindi non usarono le armi, ma le armi fisiche, ma riuscirono a penetrare, con la tecnologia che si stava sviluppando, a scavalcare le frontiere. E i cervelli di milioni di russi furono convinti, anche loro, che l'Occidente era migliore, che il capitalismo era migliore, e quindi pian piano riuscirono a far svanire diciamo così, il sogno di un'alternativa. Quindi non viviamo più in un mondo bipolare? Tutta la guerra fredda di fatto è stata la lenta fine di un mondo bipolare.
Sembrava che fosse un mondo bipolare, e lo era per certi aspetti, perché la Russia aveva la parità strategica, ma per molti altri aspetti no, era stato inserito, come dire, il virus che avrebbe demolito la potenza concettuale della Russia. Tra l'altro mi va di raccontarti questa cosa qua perché in Russia, quando sono stato in quegli anni, negli anni soprattutto della perestroica, quando è arrivato Gorbaciov e ha cominciato a far aprire gli archivi, e ci furono decine di pubblicazioni straordinarie che nessuno conosceva di come le spie russe, cioè il servizio segreto russo, il KGB come cosiddetto dell'epoca, era riuscito a carpire i segreti. E le biografie di questi uomini, capito? È importantissimo da tenere presente. Questi uomini agivano sul territorio del nemico in perfetta condizione di anonimato. In russo si dice podpolny, cioè in condizioni di non scopribili. E agivano praticamente gratuitamente. Era gente che lavorava per l'idea, lavoravano per l'idea. Quindi erano incorruttibili. Era gente che, se scoperta, si sarebbe uccisa senza esitazione, perché sapeva che stava compiendo un ruolo fondamentale per salvare la pace nel mondo, perché poi di fatto Hiroshima e Nagasaki avevano detto a tutti che l'America era pronta a usarla quell'arma, e l'avrebbe usata, e loro sapevano, così come secondo me lo seppero anche grandi scienziati dell'Occidente come Oppenheimer, che a un certo punto si resero conto che la scoperta della bomba atomica aveva cambiato tutto il mondo e che bisognava pareggiare il conto. Non lo so se poi Oppenheimer diede dei segreti, probabilmente no, lui personalmente, ma nella squadra degli scienziati occidentali che facevano la bomba, a un certo punto emerse l'enorme pericolo di lasciare quest'arma nelle mani solo degli americani. Quindi questa è una storia a sé, diciamo così, che dice che c'è stata una fase, dice, come ci sono 1000 episodi di questo genere, che dice che i russi non erano tutti schiavi, c'erano gli schiavi, c'erano i repressi, c'erano i gulag, ma milioni di persone credevano in quello che facevano. Questo l'ho visto con i miei occhi, l'ho imparato con i miei occhi, l'ho letto con i miei occhi, ho capito che l'esperienza sovietica non è stata vincitrice, è stata battuta, come sappiamo, ma non era priva di forza. È stata battuta semplicemente perché non c'erano condizioni di parità, non era paritaria la lotta. L'Occidente era più forte a prescindere dall'ideologia, non so come spiegare. Le circostanze hanno fatto sì che l'Occidente ha vinto. Ma tutto questo rimanda indietro alla storia della rivoluzione d'ottobre, si doveva fare, non si doveva fare, e se l'avessimo fatta come sarebbero andate a finire le cose. E poi lo Stalin in fondo, con tutto quello che si dice di male di lui, anche questa è una storia tutta da rivedere, La storia anche di Stalin deve essere rivista completamente alla luce di molti fatti, ma Stalin si trovò di fronte al problema quando fu chiaro che non ci sarebbe stata la rivoluzione in Occidente. Il punto di partenza era Trotsky, all'inizio Lenin, pensavano che la rivoluzione d'ottobre sarebbe stata la rivoluzione mondiale, l'inizio della rivoluzione mondiale. Era un'illusione, era un errore, non sarebbe avvenuto. Avevano sbagliato il giudizio, ma la fecero ugualmente perché la situazione comunque era inevitabile. No? C'era la guerra, eccetera, eccetera, c'era una lunga storia, ma la sostanza è che Stalin personalmente si trovò di fronte al problema di decidere se andare avanti con la rivoluzione in un paese solo oppure no. E Stalin decise, ma secondo me decise consapevolmente, che bisognava andare avanti anche se sarebbe diventato un processo sanguinoso, perché non c'erano i quadri. Il partito comunista bolscevico era un partito di contadini, di intellettuali, ma
ma anche e soprattutto i quadri erano contadini, e i contadini non avevano l'esperienza della classe operaia, non avevano la struttura mentale dell'operaio che va nella fabbrica e lavora tutto il giorno insieme a migliaia di altri, erano degli individualisti, e quindi la chiave, l'intero processo della industrializzazione forzata è avvenuto in condizioni di arretratezza culturale delle grandi masse, che erano in gran parte ancora analfabete. Dopo è venuta l'alfabetizzazione, sottostadi, in contemporanea con la repressione. Quindi facile dire, dare dei giudizi etici a posteriori, ma era chiaro che loro a un certo punto hanno preso questa decisione. Bisogna andare avanti comunque, anche se non sarà la rivoluzione mondiale. Ma allora la Russia, pur essendo gigantesca come ricchezza e come dimensione e anche come popolazione, non aveva gli strumenti tecnologici per far fronte al resto del mondo, che era partito con una velocità 5 volte superiore, cioè la produttività del lavoro in Occidente era 5-6 volte superiore a quella della Russia. Quindi tu capisci che lo squilibrio era evidente. Se vuoi raggiungere la parità, come poi fu raggiunta ai tempi di Brezhnev, se vuoi raggiungere la parità, a un certo punto devi impiegare, la parità strategica nucleare, a un certo punto devi impiegare tutte le risorse per rimanere a quel livello. E che vuol dire che devi togliere alla gente il benessere, il consumo, che in Occidente invece fioriva. Quindi tutto questo squilibrio ha portato alla sconfitta in realtà. Ma l'arma decisiva, come noi sappiamo, noi di Pandora TV, l'arma decisiva è l'informazione e la comunicazione. E l'America arrivò molto prima al dominio della comunicazione. Non parliamo di quello che succede adesso, che ormai viviamo interamente sotto il dominio assoluto della comunicazione e dell'informazione americana. Giulietto, come ha cambiato la tua vita, come hanno cambiato la tua vita i valori della Russia? Molto, mi hanno cambiato, moltissimo. Credo che non sarei qui a parlare con te se non avessi fatto quell'esperienza. Io l'ho già detto in altre circostanze, sollevando molti sopraccigli dei comunisti ortodossi, diciamo, quelli che credono di essere comunisti ortodossi, che fanno un po' pena, a me perlomeno. Quando ho capito dall'esperienza russa che esiste lo spirito di un popolo. E lo spirito di un popolo è un gigantesco motore di liberazione. Di liberazione, perché al contempo fa venire in mente Berlinguer, che diceva che i buoni comunisti devono essere simultaneamente rivoluzionari e conservatori. Frase profondissima, secondo me, perché essere conservatori significa essere capaci di guardare nella storia dello spirito di un popolo. Tutti i popoli hanno lo spirito. Il popolo russo è un popolo che ha uno spirito particolarmente potente, per ragioni storiche, non perché è migliore degli altri, perché è stato un popolo che ha dovuto gestire uno spazio sconfinato. È stato attaccato anche, è stato attaccato. Sì, poi è stato attaccato, è stato sistematicamente attaccato dall'Occidente, come ho scritto. Inferiore. Certo, sì, esattamente. Чувство di полноценности. Tante cose si potrebbero dire, io qualcuna l'ho detta, di questo molto poche nel libro di cui stiamo parlando, ma ne ho parlato molto di più in altri libri, come per esempio Invece della catastrofe, oppure Caos globale. Lì ho cercato oppure Putinfobia, ho cercato di raccontare che cos'è lo spirito russo, e perché la Russia, nonostante la sua debolezza e nonostante il fatto che ha cambiato regime, nonostante il fatto che non è più socialista ma è russa, la Russia continua a resistere e l'Occidente non l'ha conquistata. E questo dice molto sull'esperienza che ho fatto. Io vedo dei russi, lo vedo benissimo a occhio nudo, vedo i loro difetti, ma vedo anche la loro grandezza. Tutti e due stanno insieme. Vedo in Russia Dio, ho raccontato dettagliatamente anche le viltà della loro intelligenza, della loro classe intellettuale, le viltà, il tradimento. Ho visto i difetti. Ai tempi di Yeltsin.
ai tempi di Elzi soprattutto, ma questo dice che allora l'intelligenza era un'intelligenza vigliacca, traditrice e che ha ignorato gli interessi del popolo russo e della nazione russa. L'ho visto tutto. Io credo di avere un quadro abbastanza equilibrato, però in questo quadro c'è la viltà, il tradimento, la piccolezza, la meschineria, ma c'è anche una straordinaria potenza dello spirito di quel popolo, che non è piegabile facilmente. E credo che siano pochi i popoli che hanno questa grandezza in quanto popoli. E anche questa storia lo dimostra, insomma. In fin dei conti, il muro di Berlino è stata una sconfitta tremenda del socialismo. Avevano vinto la guerra, 20 milioni di morti, che secondo me sono un bilancio perfino piccolo, di quello che più piccolo di quello che in realtà è accaduto, ma nonostante tutto sono stati in grado di reggere per 70 anni. Ti ricandideresti oggi al Parlamento europeo in Italia? Sì, perché questa esperienza che ci potrebbe essere molto utile. A chi? All'Italia. All'Italia. Bisognerebbe che là ci fosse della gente che conosce questa storia. Io la conosco perché sono abbastanza scafato dalla mia età, però credo che potrei metterla a frutto. Ma non vuol dire, non sarò candidato, quindi se non si fa una cosa si fa un'altra cosa fino a che saremo in condizione di farlo. Quello che sto facendo adesso è molto importante proprio nel campo della conquista delle menti. Siccome penso che lo spirito sia importante e che anche da noi ci sia uno spirito nazionale, che non è così bello come lo spirito russo sotto molti profili, siamo molto più scadenti, però abbiamo alcune doti anche noi di straordinaria inventività, di straordinaria capacità intellettuale, minoritaria ma potente, e quindi credo che potremmo dare un contributo. In fondo anche noi dal punto di vista delle risorse naturali non ne avevamo quasi, eppure siamo stati a un certo momento una delle 7 potenze economiche del mondo contemporaneo. Qualcosa vuol dire, non è mica un caso, quindi tutto questo va messo a frutto. Purtroppo adesso siamo diretti da un gruppo dirigente o da gruppi dirigenti che uno dietro l'altro sono sempre peggio. Siamo di fronte a un abbattimento del livello intellettuale e morale del nostro popolo, e questo è uno dei compiti che, per quanto mi concerne, io metto tra i primi nel mio elenco personale. Quindi si tratta semplicemente di vedere come si può fare questa cosa qua al modo migliore. Grazie Giulietto, e per una volta, lasciamelo dire, buon giro intorno al sole. Grazie, questo mi piace perché è nostro comune, quindi è un augurio che ci facciamo reciprocamente. Grazie.